Buongiorno naviganti! I preparativi fervono su Mai Pen Rai, mi aspettano giorni duri, faticosi e mi stanno aiutando ovviamente. Gli osteriggi perdono, i cavi ballano, il verricello dell'ancora è tutto disastrato, cioè non il verricello, il sotto, no? È tutta la cosa elettrica. E il tech è qui un macello, quindi saranno giorni di lavori. Guarda che bello che viene, sembra nuovo. No, il tech è sempre bello. Cavolo. Anche se è vecchio, è sempre bello. Un po' avere anche 50 anni, però sempre... Posso? Sì. Così? Questa qua? Sì? Ok. Ah, devo sfruttare tanto? No, non tanto, così. Ah, medio, ok. Bene, noi possiamo andare a prenderci un caffè. Tanto c'è lei che lavora. La plastica ingiallisce come i denti, non i miei. E allora qui olio di gomito, olio di Chanticleer, non so. Però non viene proprio fantastica, ormai ha qualche annetto, neanche tanti, della mia prima 150, la mia seconda 151, credo, sì. No, prima, non me lo ricordo. La prima. Momento primer. Che cosa serve il primer? Fa tutt'uno, cioè se rimane un po' di polvere, un po' di acqua, di grasso, così fa tutt'uno e si appiccica, giusto? Sì. E la gommatura. Prende su tutti e due lati, di destra e sinistra. Carena l'ho già fatta, è stata fatta poco prima di essere messa in acqua, qui c'è qualcuno che la sta facendo. Ecco. La scocciatura della carena. Un po' di pazienza. Sì, tanta ce ne vuole. Anche perché questa non è 9 metri come la mia. No, questa è un 11 se non mi sbaglio. Quanto ci vuole per fare un 11 metri? Tutto? Sì. La carteggiatura e... No, a dipingerla solo. Dipingerla un paio d'ore, 2 mani un paio d'ore. Fa conto un'oretta a mano più o meno. Quando la faccio io vado a casa che mi viene il mal di testa dal male. Tanto è anche peggio. Sì, sì. Non ci fai più caso. È vero. La tua qual è? Il Comet 910 Plus. La barca più bella del mondo. Non che la tengo male, ma... Ti ho fatto una io a quella. Davvero? Fatta... Ah, so che andare a prendere allora. Sì, qualche giorno fa Allora l'avete sì, fatta. Sì, fatto io. Va bene, buon lavoro allora. Grazie. Grazie a te. E quindi ho trovato anche il ragazzo che mi ha fatto carena. È stato lui. Sto accompagnando Franco alla macchina che parte. Guarda un po'. Dai, un Moody. Ragazzi, un Moody, non ci posso credere. C'è scritto 20 per caso? No. Che bello. Guardate qua. Ah, però tu come ti devi fare, guarda. Vabbè, ormai Vale poco, io sono un'esperta di commenti. Vale poco quindi. Sì, vale poco. Tu, proprietario di questa barca, me la vendi? Moody, Mael. Ah, bella grande. Ultime impressioni della giornata? Voglio stare qui. No, beh, la magia del porto la sera, guarda che tramonto, le barche, sì, davvero un bellissimo ristorantino. tramonto. Ma torno presto, probabilmente già all'Isola d'Elba. Vai, sì, certo. Ciao. Ci sentiamo più tardi, quando arrivo ti chiamo. Sì, ciao.
Franco è partito, io sono rimasta qui sola, soletta, e qui come tutti gli anni la situazione è gravissima. Sto mettendo a posto questo casino pazzesco. D'altronde quando si lascia la barca per tanto tempo, io l'ho lasciata a ottobre, è normale poi... No dai, non è normale, parliamoci chiaro. È che sono una casinista, sono una che non riesce, cioè proprio la situazione gli sfugge sempre di mano. Comunque sia, ho fatto fare dei lavori, ho cambiato delle prese a mare. Qui adesso questo non è uno spazzolino per lavarsi i denti, sto pulendo il tutto. Mi hanno cambiato questo perché si era sminchiato, perché mi hanno cambiato delle prese a mare. Guardate qua sotto, che sporco, che brutto. Sto cercando di pulire con lo spazzolino, con... Qua sto sistemando. Poi i due osteriggi, i due passauomo qui mi perdevano acqua. Domani pioverà e quindi scoprirò se questa siliconatura funziona oppure no. Ancora non posso uscire qua, vedete, soprattutto Ginjok non può uscire perché qua è tutto. Comunque il tech ha preso un altro colore, è pazzesco, sembrava bruttissimo sto tech, invece alla fine è anche caruccio. Poi cosa devono fare? Probabilmente c'è una perdita perché ogni tanto si mette in azione da solo la pompa dell'acqua, la scaletta perché si erano spezzati i gradini, non so se ve lo ricordate l'anno scorso. Il lavoro piuttosto è mettere a posto tutta questa roba qui, non soltanto trascuro la barca ma trascuro anche me stessa, cioè la mia salute si sta sgretolando come le prese a mare che sono appena state cambiate. Quindi niente, sono andata da una nutrizionista, ho fatto l'esame del microbiota, quindi insomma mi hanno esaminato la cacca. Mi sono dovuta anche portare tutte queste robe qui un po' più sane, no? E quindi la pasta al farro e questo. Quindi insomma sono un pochino giustificata anche, no? No. Però comunque sia, sto cercando di prendermi cura di me stessa e della barca. Il fatto è che io ho tante cose. In barca si capisce, si impara a vivere con poco, che soltanto con l'essenziale, che le cose superflue non hanno importanza, è tutto vero, però poi in realtà no, cioè sì, è così per le persone normali. Io invece mi porto tutto e non va bene, la barca diventa più pesante, poi il pilota automatico non regge, mi sembra troppo pesante, c'è un bordello, non si sa dove mettere la roba, però faccio veramente difficoltà a staccarmi dagli oggetti. Io sarei una accumulatrice seriale, a dir la verità. Sto cercando un pochino anche di togliere, ad esempio questa borsa qui, ci sono cose che rimando a casa quando Franco verrà. Guardatela bene adesso, perché poi la vedrete un'altra cosa. State vedendo bene? Diventerà bella, pulita e ordinata, come me. Gioiellina. Questa notte ha piovuto, così ho potuto testare gli osteriggi. A prua non è entrata una goccia. Nel quadrato purtroppo ancora entra l'acqua, quindi bisogna capire da dove entra, perché evidentemente non entra dove è stato messo, insomma, il silicone. E un altro lavoro ancora da fare. E un altro giorno è passato e guardate qui la situazione com'è. È peggio di prima. Ginjok, di qualcosa. Cioè ci ho impiegato mezza giornata a pulire qua dentro. Perché le barche degli altri sono sempre tutte fantastiche, in ordine, pulite, e la mia no? Però io mi impegno, Mi è già venuto il mal di testa. Buongiorno naviganti! Dormo col cappellino e la sciarpa come quelli di una volta. Perché allora se tengo la stufetta troppo accesa, poi l'aria è troppo secca e mi viene mal di testa. E quindi devo fare così, come quei signori di una volta. È vero, Gingiocchino?
È una notte di tregenda. Io e Ginjok siamo qui al sicuro, in porto. Meno male che siamo in porto e non siamo fuori in mezzo al mare, vero? È vero, Ginjok? Guarda, guarda, senti lì, senti lì. Senti come si muove la barca. Andiamo a vedere fuori. C'è veramente il vento che fischia in una maniera pazzesca. Il porto di Puntala di notte. Ginjok preoccupato, non si sa se più del vento o del bordello che c'è qua dentro. No, dico, forse vogliamo parlare di quanto è ordinata questa cabina adesso. Vogliamo vedere come ogni cosa ha il suo posto. Vogliamo forse vedere tutti i libri, tutti i vestiti. Il favore delle tenebre aiuta a non far vedere bene la situazione, però è tutto molto ordinato. E qui ho cercato di coprire un po' alla bene meglio per cercare di contenere il pelo gingiocchiano che si espande, è vero, formando una nuova coperta, che però insomma pare non faccia bene, e magari mette le sue zampette dentro la sabbietta, fa la pipì, fa la cacca, poi mette le sue zampine sopra il mio cuscino, io ci dormo, insomma, ecco. Devo cercare di non farlo più venire sul cuscino, cosa non facile, ecco, anche perché mettendo la testa da questo lato, no? Non so se si vede adesso che è tutto buio, da questo lato qua, Ginjok, E lui sale, no? Lui sale da qui, bon, e va direttamente sulla mia testa praticamente, no? Sul cuscino. E quindi sto coprendo tutto. È un bordello, cioè è un gioco ad incastri veramente. Nel frattempo qui è tornato l'inverno, c'è una regata qua fuori di monotipi, credo. Qua dietro di me c'è lo scoglio dello Sparviero. E l'Elba è laggiù, sarebbe là che mi aspetta, ma purtroppo devo ancora rimanere in cantiere. Io spero veramente la prossima volta, il prossimo video, di farvi vedere il mio arrivo all'Elba. E comunque il pilota c'è, Filippo è tornato, ragazzi, sta per arrivarmi e questa è una gran bella notizia. Volevo farvi vedere uno spruzzo qua dietro che si alza alto, perché ovviamente appena ho acceso la telecamera non c'è più stata un'onda grossa, fino a che l'avevo spenta e adesso niente, non posso più aspettare l'onda per farvi un bel buona onda, e quindi al diavolo l'onda, ma buona onda sempre.